Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole. Oggi ragazzi, anteprima del nuovissimo coltellino della Terava uscito il 18 maggio che andiamo a vedere insieme. Eccoci qui ragazzi, pronti all'unboxing di questo nuovissimo, e sottolineo nuovissimo, prodotto della Terava. Al momento ragazzi, in questo istante in cui sto registrando il video, non ci sono altri video sul tubo, quindi anteprima a livello mondiale di questo nuovo coltellino della Terava. Inutile ragazzi, inutile, il video esce domani, spero che nessuno scurreggione metta il video prima di me. Ragazzi, Terava inutile che sto a presentarvela, Terava Scrama, Terava Jaccaripucco, li conoscete bene ragazzi, sono più famosi del Papa, dai diciamocelo, li conoscete tutti. Hanno fatto questo nuovo coltellino ricavato dagli scarti degli Scrama, quindi quando tagliano fuori gli Scrama ragazzi, i pezzi di acciaio che avanzano li usano per ricavare questi coltellini, quindi un coltellino ricavato da materiale di recupero che prima veniva buttato. La prima cosa che mi sono chiesto, ovviamente non vedete i miei dati, li ho già staccati, ho già anche aperto la scatola, mi sono già guardato il coltello e l'ho pure già stroppato ragazzi. Stavolta avevo detto arriva il pacco, faccio l'unboxing con i ragazzi, è arrivato ieri sera. Ragazzi, non ce l'ho fatta. Fosse arrivato stamattina potevo tenere duro 10 minuti, ma quando mi arriva un coltello non riesco. Io l'ho già aperto e ho tolto i miei dati sensibilissimi, altrimenti vi trovo tutti sotto casa, poi mi tocca fare a sberloni con mia moglie, ragazzi. Ragazzi, andiamo a vedere il coltello. Prima di tutto arriva nella scatola dove vi mandano anche lo Scrama 240. Quindi quando mi è arrivata la scatola ho detto, boh, la scatola è vuota, poi però sbattendo un pochino si sente, quindi qualcosa è dentro ragazzi. Aprite lo scatolone immenso, chi ha preso già lo Scrama sa com'è, ed eccolo lì, piccolo, piccolissimo, nella sua scatolona enorme. Ragazzi, risparmio col materiale di riciclo, però anche le scatole più piccole, tutto sto cartone, io la riutilizzo, però mandare un coltellino lungo 16 cm dove ci mandate lo Scrama 240, però ragazzi fate un po' voi. Ragazzi, il sito, eccolo qua, mi chiedete sempre dove lo compro, sovraimpressione, andate lì e vi comprate i prodotti della Terava. Eccolo qui ragazzi, piccolissimo Tini, penso che si pronunci così, Tini ragazzi, made in Finlandia. Ovviamente ragazzi, coltellino piccolo. Adesso vi do le mie impressioni, ovviamente non l'ho utilizzato, ripeto, anteprima, volevo essere il primo a farla. Se veramente c'è uno scurreggione che l'ha fatta prima di me e che la presenta stamattina, mi inalbero mica da ridere. Volevo essere il primo, quindi niente test, ve lo faccio solamente vedere. Abbiamo il foderino in cuoio ragazzi, realizzato dalla Pelo Leather, che è praticamente un'azienda a conduzione familiare nata nel 1987, in cui le pelli vengono prese dai macelli dove gli animali vengono allevati in condizioni umane, diciamo, e quindi la pelle è una pelle presa dopo la macellazione. Non viene allevato, ci tengono a precisare che non viene allevato nessun animale per prendergli la pelle, ma arrivano direttamente come scarti di macellazione. Allora ragazzi, arriva col forellino per appendervelo al collo, un pezzo di paracord, arriviamo subito al sodo ragazzi. Il coltello costa 35 euro, però un pezzettino di paracord io gliel'avrei messo, è già un materiale di recupero, va bene, pezzettino di paracord, mettilo dentro. Comunque ragazzi, potete tranquillamente appendervelo al collo. Il foderino è fatto bene, dalle foto sul sito sembrava fatto peggio, dal vivo invece è fatto molto bene e ha questa chiusura che poi bisognerà capire una volta al collo, perché quando lo aprite rischiate di tagliarla, vedete? Quindi bisognerà capire bene come fare ad aprirla senza tagliarla. Comunque avete la chiusura che vi chiude dentro per bene il vostro Tini nel suo foderino appeso al collo, non lo potete perdere ragazzi. Questa è una cosa secondo me molto buona, quindi al collo siete sicuri che
tornate a casa dopo il bosco con il vostro bel Tini ancora lì nel suo foderino, cosa che con alcuni foderini in Kydex, dei coltelli da collo, ragazzi, alcune volte tornate a casa e non avete più il coltello, avete solamente il fodero e ringraziate Iddio che quando si è staccato non vi ha sbragato la panza. Ragazzi, andiamo a vedere il nostro Tini da vicino. Questa patelletta qua poi sarà un po' da capire, vedremo poi nell'uso, ragazzi, lo vedremo nell'uso. Eccolo qui, ragazzi, eccolo qui il nostro Tini. Andiamo a vedere subito come taglia, ragazzi. Allora, ragazzi, il coltellino taglia bene. Io gli ho dato una stroppatina perché, come vedete, non è un rasoietto a livelli spaziali. Poi ovviamente parlo dell'esemplare che è arrivato a me. Se vi faccio vedere il taglio sulla carta, non vedete che lascia un po' di pelucchini. Non è proprio rasoissimissimo. Io volevo farvelo vedere ovviamente come mi è arrivato. Io gli ho dato anche una stroppatina, non ho voluto toccarlo a livello di tagliente, ma adesso 2 colpicini con la pietra glieli diamo. Questo perché, ragazzi, non ha questo mordente super sulla carta, questo taglio laser, perché da quello che scrivono sul sito, ragazzi, il coltello ha praticamente il tagliente a 20 gradi e questo micro bevel, gli fanno un micro bevel a 28-30 gradi, quindi con un micro bevel a 28-30 gradi il taglio, ragazzi, ovviamente l'ho provato sui fogli A4, li fa laser quelli da stampante. Questi qua del blocchettino che sono bastardi, che sono quelli che proviamo sempre per vedere come taglia il coltello, per portarlo veramente al limite, vedere sulla carta bastarda come taglia, fa fatica, ragazzi, fa fatica. Casomai poi in uscita video vi faccio vedere sul foglio di carta da 4 normale che taglia tranquillamente. Però, ragazzi, è da dire, quindi questo micro bevel 28-30 secondo me rende quel ciccino, quell'angolo troppo poco acuto per andare a fare la carta proprio super rasoissimo, la carta bastarda. Vi do 2 misure del coltello. Il coltello misura 16,5 cm con questa lama di 5 cm, ragazzi. Avete 5 cm di lama su un coltello da 16,5. La diversità con un neck la vedete subito, è il manico, ragazzi. Avete veramente un manico lunghissimo. È un pregio, è un difetto, non lo so, ragazzi, è uno strumento da provare, è uno strumentino talmente particolare che è da provare, ragazzi, perché in mano bisogna proprio lavorarci per vedere come va. Prendetela proprio come una presentazione, di questo facciamo a brevissimo il test. Tutti gli spigoli sono stati arrotondati, ok? Tutto arrotondato, quindi in mano sta bene, però poi se volete potete tranquillamente paracordarlo, secondo me, magari andiamo a farlo. Per un uso intensivo sicuramente è da paracordare, ragazzi, c'è poco da fare. Ragazzi, la particolarità, eccolo qua che volevo dirvelo, è questo pezzettino, vedete, pulito qua in punta, è tutto arrotondato tranne questo pezzettino di lama che è a spigolo vivo, proprio a spigolo vivo, ok, vedete, che tira sulla mia pellina, per andare ad accendere il Firesteel, ragazzi. Lo usate proprio per accendere il Firesteel, è l'unico punto, è questo, dove praticamente lo spigolo quasi taglia, è spigolo vivissimo. Voglio proprio vedere quanti scintilloni facciamo, ragazzi. Il resto è perfettamente arrotondato e in mano sta bene. Lo spessore sono 4,2 mm e il peso complessivo, scusatemi, non complessivo, il peso senza fodero è di 50 grammi, prodotto in Finlandia, ve l'ho detto. Ragazzi, è un coltellino da andare a provare, da andare a provare. Allora, il fatto di avere un manico lungo a tutta mano vi dà sicuramente più controllo sulla lama, però è da provare, non mi voglio assolutamente sbilanciare prima di provarlo nel bosco, sarebbe veramente una stupidata dire cose prima di andare a provarlo. Ragazzi, andiamo nel bosco, lo proviamo con calma adesso nei prossimi giorni. Ci tenevo a fare l'anteprima
Poi nei prossimi giorni andiamo nel bosco, lo provo e vi dico come l'ho trovato. Per dirvi, in mano così è comodo, però finché non ci lavorate è comoda pure una matita. Provate ad andare a fare le punte a un albero con la matita. Quindi ragazzi, sicuramente un coltellino da backup, un coltellino da collo, un coltellino d'emergenza per fare qualche lavorettino, però ripeto, bisogna provarlo per sapere come va. Ragazzi, per adesso vi posso dire che il coltello costa 35 euro, la spedizione, se la volete col DHL Express che arriva in 3-4 giorni, sono 17,99. Io ho fatto quella perché ho detto devo essere il primo a fare il video, quindi l'ho fatto arrivare in fretta. Però ragazzi, 17,99 di spedizione su 35 euro di coltello. Bah, comunque ragazzi, materiale riciclato era un materiale che sarebbe che prima veniva buttato, quindi secondo me hanno trovato il modo di farsi anche $2 su questo, magari ragazzi andando anche nella direzione del non buttare ma riciclare quello che si può riciclare, quindi tanto di cappello per questa idea che poi nel bosco proveremo se funziona o meno. Andiamo alle conclusioni finali. Teravatini ragazzi, coltellino realizzato utilizzando gli scarti di lavorazione degli Scrama. Coltellino, come vi ho detto prima, che su foglie ragazzi così taglia bene, sugli A4 classici da stampante, un bel laserino. Sinceramente non capisco come mai hanno deciso di fare questo micro bevel a 28-30 gradi. Non lo so ragazzi, io sinceramente adesso vado a spianarlo per bene. Però ragazzi, come avete visto, sulla 4 taglia bene. Se usate il fogliettino bastardo del post-it, incespica un pochino, lascia un pochettino il taglio sporco, ma ragazzi, con un micro bevel 28-30 gradi, secondo me è normale. Per il resto un coltellino sicuramente particolare, un neck con una manicatura a mano intera ragazzi, abbondante, sicuramente da provare. Realizzato in 80 CRV2, non ve l'ho detto prima, però se è uno scarto di lavorazione dello Scrama, cosa volete che sia? Pongo? Adamantio? Ovviamente è 80 CRV2, quindi classico acciaio usato dalla Terava. Ragazzi, coltellino di cui ragazzi sentiremo parlare più avanti perché voglio provarlo e vedere come va nel lavoro, nella comodità sia al porto che nell'uso. Ragazzi, dal Terava Tini, dal parchetto del Tagliagole è tutto, buona giornata e ciao!